Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di RetroMime nella sua rubrica Brico Game. Nell'episodio di oggi non smonteremo e non faremo modifiche a console, ma vi spiegherò brevissimamente come risolvere il problema, il cui codice lo vedete nel titolo di questo video, che impedisce essenzialmente di poter giocare online a Mario Kart 8 o ad altri giochi su Wii che magari richiedono online, di cui magari io non conosco, però il codice di errore è quello e quindi se vi capita saprete come risolvere il problema. Non vi annoierò con le spiegazioni tecniche del perché si verifica questo problema, posso solo dirvi che in generale è un problema del router che state utilizzando per collegarvi a internet, che magari non è abbastanza intelligente da capire come instradare i pacchetti UDP che gli vengono dall'esterno, che generalmente sono utilizzati per il multiplayer dei videogiochi, e quindi non sa qual è il destinatario di questi pacchetti, ovvero la Wii, e quindi non riesce poi a gestire il multiplayer. Per risolvere questo problema basterà, come vedremo, mettere l'IP della vostra console nella configurazione DMZ del vostro router. La DMZ è semplicemente la zona demilitarizzata che praticamente permette di creare una sottorete visibile dall'esterno, che in effetti è attaccabile da varie problematiche come il DOS, ma di cui non parleremo in questa sede, ma praticamente il router farà convergere tutti i pacchetti che arriveranno dall'esterno a questo IP. Il vantaggio di fare questa soluzione è risolvere ovviamente il problema, lo svantaggio è che se avete magari due console contemporaneamente collegati a internet, la seconda, quindi non in questo caso la Wii U, potrebbe non funzionare in multiplayer. Quindi diciamo che se è accesa la vostra Wii, con questa modifica tutti i pacchetti multiplayer verranno istradati verso di lei, a meno che non mettiate un dispositivo intermedio che faccia mascheramento, ma questo è ancora un po' più complicato. Dopo la sigla vedremo brevemente come risolvere questo problema, e qui nei commenti potete vedere temporizzate le varie sezioni di questa guida. Utilizzerò le configurazioni del mio modem, che è un router modem fornitomi da Fastweb, ma le configurazioni in generale dovrebbero essere comuni a tutti i router. Andiamo a vedere le vostre impostazioni di rete. Nella schermata di Windows scrivete CMD, vi si aprirà una schermata nera simile a DOS dove andremo a inserire la parola ipconfig. Qui ci saranno delle informazioni poco comprensibili, ma in alto avremo le informazioni sulla vostra rete, l'indirizzo IPv4 della vostra macchina, la subnet mask e il gateway predefinito, o anche l'indirizzo del vostro router. Segnatevi in notepad queste cifre. Importante soprattutto l'IP, perché indica l'indirizzo di base della vostra rete. Nella Wii andremo a sostituire quel 111 con un valore a nostra scelta, nel mio caso 88. Importante è il gateway predefinito, ovvero l'indirizzo del router che ci servirà più avanti per fare la configurazione della DMZ e anche ovviamente nella configurazione della Wii U, nel mio caso 254. Accedete quindi alla sezione impostazioni della vostra Wii U, nella sezione internet, collegati a internet, lista delle connessioni dove avrete le vostre wireless e nel mio caso Tyrant. Modifica le impostazioni, qui un riassunto della rete configurata, noi andremo nella sezione indirizzo IP. Toglieremo la spunta ottenimento automatico e andremo su inserimento manuale, dove andremo a inserire l'IP come avevate visto prima, nel mio caso sostituendo quel 111 con 88, tutto il resto rimarrà invariato. Anche il DNS andrà cambiato da ottenimento automatico a indirizzo manuale, andremo quindi a inserire il DNS di Google, ovvero 8888 e 8844. A questo punto avrete configurato l'IP statico alla vostra Wii U. Torniamo quindi a Windows e nella barra degli indirizzi del vostro browser andremo a inserire l'indirizzo IP del vostro router, preceduto dai classici doppi slash. Una volta premuto invio vi verrà mostrata la schermata di login del pannello di configurazione, nella quale inserirete username e password che solitamente si trovano nel manuale di istruzioni, nel mio caso il TG582N di Fastweb. La schermata di configurazione potrà variare ovviamente da router a router, cercate magari su internet dove troverete la sezione per il DMZ. Nel mio caso il router di Fastweb ha proprio una sezione chiamata condivisione giochi e applicazioni, fatta apposta per poter configurare alcune impostazioni utili ai giochi online.
Nel mio caso cliccando proprio in basso, oltre alle informazioni generiche dell'UDP, abbiamo configurazione della DMZ, quello che vi dicevo prima a inizio del video. Cliccandoci potremo andare a inserire l'IP statico configurato alla nostra Wii U. In questo caso quindi tutti i pacchetti UDP verranno instradati verso la Wii U, risolvendo definitivamente il problema del multiplayer di questa console. Questo è tutto ragazzi, grazie per aver seguito anche questo video, spero di aver fatto cosa credite e di avervi aiutato a risolvere questo problema. Con questo è tutto, ciao e alla prossima!